Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa recensione vi parlerò di The DeLuca Family, sviluppato da Hops Gaming. Durante la storia noi seguiremo i passi di un ragazzo apparentemente normale, che vive la sua vita in maniera tranquilla. Ma un giorno tutto cambia, quando riceve la lettera da parte di un mafioso, che gli comunica che a causa del passato della sua famiglia adesso è obbligato a lavorare per una famiglia mafiosa. E non per una qualunque, ma la famiglia DeLuca, una delle più pericolose e malfamate della nazione. Per quanto riguarda il gameplay, The DeLuca Family è una visual novel con delle sessioni punta e clicca. Dopo che avremo conosciuto tutti i membri della famiglia, inizierà la sessione free roaming, dove ci sarà concesso di spostarci in tutte le stanze della casa per interagire con tutti i personaggi. Inoltre ci saranno resi disponibili tutti i vari menu di gioco, e tra questi troveremo quello dei personaggi, che ci darà una panoramica su tutti i membri della casa. Inoltre troveremo quello delle statistiche, che ci mostrerà il livello di tutte le nostre abilità e il nostro rango. Ed infine, ma non per importanza, quello delle missioni, che ci mostrerà l'avanzamento di tutte le nostre relazioni e cosa sarà necessario fare per l'avanzamento nella storia. Una componente importante è la raccolta di denaro. Questo può essere ottenuto svolgendo dei lavori per conto della famiglia, e la buona riuscita di questi si baserà sulle nostre statistiche, che possono essere aumentate comprando ed equipaggiando degli oggetti che saranno man mano disponibili in negozio. Una caratteristica peculiare del gioco è che saremo noi a scegliere quando proseguire nella storia, cliccando sul sigillo della famiglia DeLuca. Questo perché ogni evento secondario nella trama è collegato al principale, e questi vanno di pari passo. Adesso, parlando della storia, non esagero dicendo che secondo me questa è una delle migliori che mi sia capitato di seguire in giochi di questo tipo. Tutto il contesto di gioco è ben realizzato e la tensione è palpabile in ogni dialogo. Le dinamiche che si vengono a formare lasciano sempre con la voglia di saperne di più, sia sul protagonista e sia su tutti i personaggi che abbiamo incontrato o che conosceremo in futuro. Parlando proprio dei personaggi, questi a mio avviso hanno tutti un'eccellente caratterizzazione, ed inoltre questi sono tutti molto carismatici. Io stesso sono molto curioso di vedere come la storia proseguirà, e quali colpi di scena troveremo in futuro. Parlando del comparto grafico, vi confesserò che inizialmente il gioco non mi aveva dato una buona impressione, perché per quanto i render fossero davvero ottimi, questi erano comunque pochi, e spesso la stessa immagine veniva usata per molto dialogo. Fortunatamente andando avanti il problema un po' diminuisce e si può godere appieno della bellezza dei modelli. Parlando invece delle animazioni, qui non ho molto da esprimermi, perché al momento queste sono molto poche, dovute anche allo scarso livello di rapporto con i personaggi, anche se comunque quelle poche viste sono di alto livello. È giunto il momento di elencare quelli che sono i pregi e i difetti che ho riscontrato durante il gameplay. Tra i pregi sicuramente la storia, questa a mio avviso è eccezionale. La caratterizzazione, questa è davvero buona per ogni personaggio. Il render, questo fantastico. Le animazioni, quelle poche viste sono comunque ottime. E le musiche, queste perfettamente azzeccate per ogni momento della storia. Invece tra i difetti inserisco qualche meccanica di gioco, alcune che ho trovato un po' macchinose da eseguire e con un'interfaccia utente non proprio bellissima da vedere. E per ultimo, pochi render, soprattutto all'inizio si nota l'uso eccessivo della singola immagine, anche se per minuti interi di dialogo. Anche se con qualche difetto, il voto che mi sento di dare è 9. Ammetto di aver adorato The DeLuca Family e aspetto con ansia un continuo. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore in caso vogliate dargli un'occhiata. E se avete qualche domanda a farmi o volete consigliarmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!